vedremo due delle metodologie con cui si può forare la pentola dentro casa nostra, senza fare sforzo, senza avere niente di particolare se non un trapano. Dovremo munirci naturalmente di particolari strumenti che possono essere delle frese a tazza per acciaio, quindi controllate che siano specifiche per acciaio, per inox, di solito sono contrassegnate dalla sigla HSS, oppure di un altro strumento, dei punzoni per forare che non si trovano facilmente in commercio. Mi sono imbattuto in loro nello stesso sito in cui stavo acquistando la resistenza per il mesh, e siccome mi serviva qualcosa per forare la pentola di quelle dimensioni, ho comprato questi punzoni per testarli. Devo dire, sono molto pratici, molto comodi e fanno un lavoro davvero, davvero pulito. Alla fine dei conti costano un pochino di più, perché in commercio le prese a tazza sono un oggetto più comune, vengono vendute anche in kit con vari formati nella stessa confezione e si riescono a trovare anche a prezzi migliori quindi. Però se avete bisogno di un taglio particolare, di una dimensione particolare, e non la trovate in queste offerte in bundle con più elementi, i prezzi sono più o meno analoghi fra fresa a tazza e punzone perforatore. La fresa ha dalla sua che comunque è un oggetto unico con cui potete fare direttamente sia il buco pilota che la foratura. Mentre il punzone è necessario fare un buco pilota prima di applicare il punzone stesso con cui farete poi il foro. Ma questo lo vediamo più avanti nel video. La parte con il buco con la fresa non la farò vedere, anche perché mi sono dimenticato di fare il video, però diciamo che si vedono se ne vedono tantissime in giro, quindi non c'è bisogno di replicarlo. Se non avete praticità, non vi va di comprare uno strumento apposito, vi consiglio di far fare questo lavoro direttamente ad un fabbro o a qualcuno che ha queste capacità e questi strumenti. Questa è una classica fresa a tazza, di quelle che si usano per fare i buchi, di un materiale specifico per forare l'acciaio inox. È una fresa da 20, quindi buona per fare i buchi da mezzo pollice. E qui abbiamo appena realizzato il buco su questa pentola. Su. E il buco è venuto abbastanza bene. Ho fatto una guida con una punta da trapano normale prima di inserire questa, per non sforzare troppo la punta di questa, e alla fine abbiamo ottenuto un discreto risultato. Non so se si vede, è un lavoro abbastanza pulito. Ho dovuto limare internamente un pochino, così, ho dovuto limare un pochino internamente perché questo tipo di fresa tende a lasciare dei labbri, dei piccoli labbri che sbordano verso l'interno, ma niente di particolare. Ci accingiamo a fare il primo buco, quello per la sonda, con questo. Il metal punch, quello da 14. Abbiamo fatto un primo foro con il trapano, non senza difficoltà perché la pentola di Pozzinelli è spessa, parecchio spessa. Quindi andiamo ad inserire questo qua dentro, questa qui, questa qua è la parte che andrà poi a fare effettivamente il foro.
e lo fermiamo dall'altra parte della pentola con questo, se riusciamo a vederlo qua. E vediamo fra un po' come riusciamo a farlo. Allora, lo abbiamo fissato. È stretto per bene. La difficoltà è che ci vuole parecchia forza per girarlo, e siccome io ho queste chiavi che sono non di altissima qualità e soprattutto non sono lunghe, non riesco a fare leva. Per fare una maggior leva ho bloccata quella che mi serve in questo momento al trapano e vediamo se riusciamo così a farlo lavorare meglio. Ok, adesso andiamo a fare i nostri giri, vediamo quanti ce ne vorranno. Comincio a vedere il metallo che si piega. Sta accedendo. Eccoci qua. Eccoci qua. Grazie Giulia. Abbiamo anche la Valletta, l'assistente. Foro bello pulito, vediamo all'interno. Molto pulito. E qui all'interno c'era la lamiera forata. Perfetto. Allora, c'è una differenza sostanziale fra i due punch che ho comprato. Il primo è il piccolino, praticamente ha l'elemento che taglia, non so se si intuisce dalla ripresa, che viene applicato sulla parete esterna dell'elemento da tagliare, quindi dove andremo a applicare la forza per girare. L'elemento che blocca va immesso all'interno. In quello grande invece è il contrario, alla girante è attaccato un elemento di blocco e l'elemento di taglio, questo, viene applicato all'interno della... Questo per dire che cosa? Che ho passato un quarto d'ora a cercare di capire come diavolo funzionava questo, perché mi aspettavo che dovesse stare alla stessa posizione di quest'altro, e invece se io cercavo di applicarlo passava oltre, invece andava bloccato dalla parte interna della pentola. Niente, tutto qui. E voilà. E questo è il risultato finito. Abbiamo sostituito la spina con quella europea e qui
c'è la resistenza, bella che montata.